Se stai per commettere l'errore più grande della tua vita, fermati subito. C'è una persona del tuo passato che ti sta chiamando, che ti sta cercando, che ti promette che stavolta sarà diverso. Ma io ho una notizia che ti sconvolgerà. Marco Aurelio già 2000 anni fa aveva scoperto perché tornare da chi ti ha tradito non è seconda possibilità, ma doppia condanna. E tra poco ti rivelerò il segreto che i filosofi stoici usavano per trasformare il dolore in potere. Prima devi sapere una cosa che cambierà tutto quello che credi di sapere sull'amore. Il veleno dolce, quando l'abitudine si maschera da amore. Ecco la verità che nessuno ha il coraggio di dirti. Quello che chiami amore potrebbe essere la droga più pericolosa che esista. E come tutte le droghe, crea dipendenza, tolleranza e astinenza. La scienza è chiara su questo punto. Quando qualcuno ti ferisce e poi torna con dolcezza, il tuo cervello rilascia un cocktail di dopamina e ossitocina così potente che supera quello dell'eroina. Non sto scherzando. Questo si chiama rinforzo intermittente ed è lo stesso meccanismo che crea dipendenza dal gioco d'azzardo. Ma c'è qualcosa di ancora più inquietante che scoprirai tra poco. Marco Aurelio, l'imperatore filosofo che aveva tutto il potere del mondo, ma scelse la saggezza, scriveva: tutto ciò che sentiamo è un'opinione, non un fatto. Tutto ciò che vediamo è prospettiva, non verità. Quella persona che ti ha ferito non è cambiata. È la tua disperazione che ha cambiato la tua prospettiva. Senti quella voce nella tua testa che dice: ma forse stavolta. Quella voce non è intuizione, è trauma. È il tuo sistema nervoso che cerca di completare un ciclo interrotto, come quando hai una canzone in testa che non riesce a finire. Ma ecco il segreto che ti cambierà la vita. La differenza tra amore e abitudine non sta in quello che provi, ma in come ti comporti dopo averlo provato. L'amore vero ti fa crescere, ti fa sentire più te stesso, non meno, ti dà energia, non te la toglie. L'amore vero non ti fa camminare sui gusci d'uovo, non ti fa controllare continuamente il telefono, non ti fa svegliare con l'ansia nel petto. Quello che provi per chi ti ha ferito non è amore. È nostalgia per una versione idealizzata di una persona che forse non è mai esistita davvero. È attaccamento a un'illusione, dipendenza da uno schema familiare anche se distruttivo. Seneca, che perse tutto 3 volte nella sua vita e ogni volta si rialzò più forte, diceva: non soffriamo tanto per quello che accade quanto per quello che pensiamo di quello che accade. Tu non stai soffrendo per quella persona. Stai soffrendo per l'idea di quella persona che hai costruito nella tua mente. E ora ti dico una cosa che potrebbe spaventarti. Forse non vuoi che quella persona cambi davvero. Forse quello che vuoi è la conferma che il tuo dolore aveva un senso, che il tempo che hai investito non è stato sprecato, che la tua capacità di amare non è stata un errore. L'amore non è un investimento finanziario. Non puoi recuperare quello che hai investito in una persona sbagliata continuando a investire di più. Questo si chiama fallacia dei costi irrecuperabili e rovina più vite di quanto immagini. La verità è questa. Ogni giorno che passi sperando che quella persona cambi è un giorno che rubi alla possibilità di incontrare qualcuno che ti amerà esattamente come sei, senza bisogno di cambiare. C'è una cosa ancora più importante che devi sapere sui meccanismi cerebrali del tradimento e te la rivelerò nel prossimo capitolo, insieme a un esercizio che cambierà la tua prospettiva per sempre. Prendi un foglio e dividilo in 2 colonne. Nella prima, scrivi tutti i ricordi positivi che hai di quella persona. Nella seconda, scrivi quello che è realmente successo, le promesse non mantenute, le volte che ti ha ignorato, i momenti in cui ti sei sentito sminuito. Ora guarda entrambe le liste e chiediti: quale delle 2 è più lunga? Quale delle 2 rappresenta la maggior parte del tempo che avete passato insieme? Questa è la tua realtà, non l'illusione. L'arte perduta del taglio netto, perché il perdono non è quello che credi. Ora arriviamo al punto più pericoloso di tutto questo discorso: il perdono. Perché è qui che la maggior parte delle persone si perde, è qui che cade nella trappola più subdola dell'amore tossico. Ti hanno insegnato che perdonare significa tornare insieme. Ti hanno detto che se non perdoni non sei una brava persona.
ti hanno fatto credere che il perdono sia un ponte, quando in realtà è una porta che si chiude. Epitteto, l'ex schiavo che divenne il più grande maestro di libertà interiore, aveva capito una verità rivoluzionaria. Non sono gli eventi a turbarti, ma i tuoi giudizi su di essi. Il perdono non è cambiare quello che è successo. Il perdono è cambiare il potere che quello che è successo ha su di te. Ed ecco la parte che nessuno ti ha mai spiegato. Esistono due tipi di perdono completamente diversi. Il primo è quello vero, che ti libera. Il secondo è quello falso, che ti incatena ancora di più. Il perdono vero è dire: quello che hai fatto mi ha ferito profondamente. Ho elaborato questo dolore, ho imparato la lezione e ora lascio andare la rabbia perché non voglio che controlli la mia vita. Ti perdono, ma questo non significa che ti riaccoglierò nella mia vita. Il perdono falso è dire: va bene, facciamo finta che non sia successo niente, torniamo come prima. Questo non è perdono, è negazione travestita da virtù. Marco Aurelio scriveva: la migliore vendetta è non assomigliare al tuo nemico. E quale migliore vendetta contro chi ti ha fatto del male se non costruire una vita così bella che la loro assenza diventa un regalo? C'è qualcosa di ancora più profondo che devi capire sul perdono, qualcosa che ha a che fare con il tuo cervello e con la chimica del dolore. Quando non perdoni, quando tieni dentro rabbia e risentimento, il tuo corpo produce cortisolo costantemente. Il cortisolo è letteralmente un veleno per il tuo sistema immunitario, per la tua memoria, per la tua capacità di essere felice. Non perdonare è come bere veleno sperando che l'altra persona muoia. Ma attenzione, perdonare non significa dimenticare. Anzi, dimenticare è pericoloso. Dimenticare significa cancellare la lezione, ignorare l'esperienza, renderti vulnerabile allo stesso dolore. Seneca lo sapeva bene quando diceva: ogni inizio nuovo viene dal fallimento di qualche altro inizio. Il tuo nuovo inizio parte dal fallimento della tua capacità di sopportare l'insopportabile. E questa è una vittoria, non una sconfitta. Il perdono vero ha 3 fasi precise, e se salti una di queste fasi, non stai perdonando, stai procrastinando il dolore. Fase 1. Il riconoscimento. Devi dire a voce alta: quello che mi hai fatto era sbagliato, mi ha fatto male, non era colpa mia. Fino a quando non riconosci pienamente il danno, non puoi perdonare davvero. Fase 2. La scelta. Devi decidere consapevolmente di non lasciare che quel dolore controlli la tua vita. Questa è una scelta che devi fare ogni giorno, a volte ogni ora. Fase 3. La protezione. Devi mettere in atto misure concrete per assicurarti che non succeda di nuovo. Questo significa confini, significa dire no, significa cambiare numero se necessario. C'è un segreto ancora più potente che i filosofi stoici conoscevano sul perdono e ha a che fare con il concetto di memento mori, che ti spiegherò nel prossimo capitolo. Prima però devi sapere perché il tuo cervello ti sta mentendo sui segnali d'allarme. Scrivi una lettera a quella persona, scrivi tutto. La rabbia, il dolore, la delusione, ma anche il perdono. Scrivi per almeno 30 minuti senza fermarti. Poi brucia quella lettera. Non inviarla, non conservarla. Il perdono non è comunicare con loro, è comunicare con te stesso. Guardando quelle ceneri, ripeti: ti perdono, ma non ti riaccoglierò. I fantasmi del passato. Come spezzare i fili invisibili che ti controllano. Ora dobbiamo entrare nel territorio più pericoloso di tutto questo viaggio: gli schemi nascosti, i meccanismi invisibili che ti tengono legato a chi ti ha fatto male come una marionetta ai fili. Perché è questo il vero problema. Non è che tu scegli consapevolmente di tornare da chi ti ha ferito, è che vieni manipolato da forze psicologiche così sottili che neanche te ne accorgi. E qui entra in gioco una delle scoperte più sconvolgenti della psicologia moderna: il legame traumatico. Ma prima di spiegarti di cosa si tratta, devo rivelarti qualcosa che forse non vuoi sentire. Quella persona non ti cerca perché ti ama, ti cerca perché hai qualcosa che gli serve: la tua energia, la tua attenzione, il tuo perdono, la tua capacità di farli sentire importanti. Tu sei diventato la loro dose quando si sentono vuoti.
Seneca lo aveva capito 2000 anni fa. Nulla ci tormenta più delle nostre immaginazioni. E le persone tossiche sono maestre nel nutrire le tue immaginazioni, nel farti sognare scenari che non si realizzeranno mai. Ecco gli schemi specifici che devi imparare a riconoscere, perché una volta che li vedi non potrai più essere manipolato. Schema 1. Il ciclo dell'aspirapolvere emotivo. Ti cercano quando stanno male, si sfogano con te, assorbono la tua energia positiva, poi spariscono quando stai male tu. È come se tu fossi un bancomat emotivo, vengono solo quando hanno bisogno di prelevare, mai per depositare. Schema 2. Il termostato relazionale. Ti danno affetto quando sei freddo con loro, ti trattano male quando sei disponibile, ti tengono sempre in uno stato di insicurezza emotiva, sempre a chiederti se sei di valore, se hai fatto qualcosa di sbagliato. Schema 3. La sindrome del salvatore. Ti convincono che senza di te non possono farcela, che tu sei l'unico che li capisce veramente. Ma quando li aiuti davvero, quando risolvi i loro problemi, non ti ringraziano. Anzi, a volte ti rimproverano per averlo fatto. Schema 4. Il gioco delle aspettative mobili. Ogni volta che pensi di aver capito le regole del gioco, loro le cambiano. Ti dicono che vogliono spazio, tu glielo dai. Poi ti rimproverano per essere distante. Ti dicono che vogliono più attenzioni, tu gliele dai. Poi ti accusano di essere oppressivo. Epitteto, che conosceva la manipolazione meglio di chiunque altro, perché era stato schiavo, diceva: non puoi controllare quello che ti succede, ma puoi controllare come reagisci. E la reazione giusta a uno schema tossico è riconoscerlo e spezzarlo definitivamente. Ecco la parte più inquietante. Questi schemi creano dipendenza neurologica. Il tuo cervello inizia a produrre dopamina non quando stai bene, ma quando stai male, e poi arriva il sollievo. È come se il tuo sistema nervoso si abituasse al dramma e non riuscisse più a funzionare nella pace. Marco Aurelio aveva una tecnica incredibile per spezzare questi schemi, che chiamava la vista dall'alto. Immaginava di guardare la sua vita dal cielo, come se fosse un osservatore esterno. Da quella prospettiva vedeva chiaramente gli schemi che da vicino sembravano normali. E c'è qualcosa di ancora più potente che devi sapere sui legami traumatici e su come il tuo cervello può essere riprogrammato. Ma prima devi capire perché continuare a sperare in quella persona è letteralmente come continuare a premere un pulsante che non funziona. Schema 5. La slot machine emotiva. Le persone tossiche ti danno affetto in modo casuale, imprevedibile. A volte ti trattano da re, a volte ti ignorano completamente. Questo schema è identico a quello delle slot machine. Non sai mai quando arriverà la vincita. E questo ti tiene incollato al gioco. La verità è che fino a quando non riconosci questi schemi, sarai sempre vulnerabile. Non importa quanto sei intelligente, quanto sei forte, quanto sei indipendente. Questi meccanismi agiscono a livello subconscio. Nel prossimo capitolo ti rivelerò il segreto che nessuno ti ha mai detto sulla ricostruzione dopo un trauma relazionale e perché la maggior parte delle persone fallisce in questo processo. Per una settimana, ogni volta che pensi a quella persona, scrivi 1. Cosa è successo prima che iniziassi a pensarci? 2. Che emozione stavi provando? 3. Cosa ti ha fatto venire in mente quella persona? Dopo una settimana, leggi tutte le note. Vedrai gli schemi con chiarezza cristallina. Vedrai che non è amore casuale. Ci sono stimoli specifici che attivano i tuoi pensieri su di loro. La fenice che risorge, l'arte segreta di ricostruirsi dalle ceneri. Ora arriviamo al cuore di tutto. Come si ricostruisce una persona dopo che l'hanno demolita? E qui devo dirti qualcosa che cambierà completamente il tuo approccio alla guarigione. La maggior parte delle persone cerca di ricostruirsi per tornare come erano prima, ma questo è l'errore più grande che puoi fare. Tu non devi tornare come eri prima. Devi diventare qualcuno che non può più essere ferito nello stesso modo. Seneca aveva scoperto il segreto della rinascita deliberata. Ogni cambiamento di fortuna colpisce o i nostri beni o la nostra persona. Il saggio si prepara ad entrambi, ma c'è qualcosa che devi sapere sul processo di ricostruzione che nessuno ti dice.
non è lineare. Non è come guarire da una ferita fisica dove ogni giorno stai un po' meglio. La guarigione emotiva è come una spirale. A volte torni indietro, ma sempre a un livello più alto. E qui arriviamo a una delle scoperte più rivoluzionarie della neuroscienza moderna, il concetto di crescita post-traumatica. Il tuo cervello, dopo un trauma, può non solo guarire, ma sviluppare capacità che non aveva prima. Può diventare più resiliente, più intuitivo, più capace di riconoscere le bugie. Ma per attivare questa crescita devi passare attraverso 5 fasi precise. Fase 1. Il lutto della persona che eri. Prima di ricostruirti, devi piangere la persona che eri prima del tradimento. Quella persona era più ingenua, più fiduciosa, più vulnerabile. È normale sentire nostalgia per quella versione di te, ma quella persona non può più esistere. E questo è un regalo, non una perdita. Fase 2. L'inventario brutale. Devi fare una lista spietata di tutto quello che questo tradimento ti ha tolto. La fiducia in te stesso, la capacità di dormire sereno, la gioia spontanea. Non minimizzare, non razionalizzare. Fai l'inventario completo del danno. Fase 3. La demolizione controllata. Ora devi distruggere deliberatamente tutto quello che di te era vulnerabile a quel tipo di manipolazione. I tuoi bisogni di approvazione, le tue paure di abbandono, i tuoi schemi di autosabotaggio devono andare. Fase 4. La fondazione di acciaio. Marco Aurelio scriveva: «La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri». I tuoi nuovi pensieri fondazione sono: io ho valore indipendentemente da quello che qualcun altro pensa. Le azioni delle persone mi dicono chi sono loro, non chi sono io. Io merito rispetto costante, non amore intermittente. Fase 5. La costruzione architettonica. Ora ricostruisci te stesso come un architetto ricostruisce un palazzo, con un progetto preciso, materiali di qualità e sistemi di sicurezza che non c'erano prima. C'è qualcosa di ancora più potente che devi sapere sulla ricostruzione, qualcosa che ha a che fare con il concetto stoico di memento mori e come può trasformare il tuo dolore in saggezza. La verità è che il tradimento ti ha fatto un regalo terribile ma prezioso. Ti ha mostrato di cosa è capace la natura umana. Ora sai che esistono persone disposte a tradire chi li ama. Ora sai che esistono persone che mentono guardandoti negli occhi. Ora sai che esistono persone che possono farti credere di amarti mentre ti stanno usando. Questa consapevolezza fa male, ma è anche liberatoria, perché ora non potrai più essere ingannato con la stessa facilità. Ora riconoscerai i segnali che prima ignoravi. Ora avrai standard che prima non avevi. Epitteto diceva: non dire mai di una cosa, l'ho persa, ma di l'ho restituita. Hai restituito al mondo una relazione tossica. Hai restituito al destino una persona che non ti meritava. Ora puoi concentrarti su quello che puoi costruire. E la cosa più bella è che quando ti ricostruisci dalle ceneri di un tradimento, non attiri più lo stesso tipo di persone. Attiri persone che riconoscono e rispettano la tua forza, persone che sono intimidite dalla superficialità, persone che cercano la profondità che solo il dolore elaborato può dare. Ma nel prossimo capitolo ti rivelerò il segreto finale, quello che determinerà se tutto questo dolore servirà davvero a qualcosa o se finirai per ripetere gli stessi errori. Disegna 2 te stesso, quello di prima del tradimento e quello che vuoi diventare. Per quello di prima scrivi tutte le sue vulnerabilità, le sue paure, i suoi bisogni. Per quello futuro scrivi le sue forze, le sue sicurezze, i suoi confini. Poi, ogni giorno, fai una cosa che ti avvicina al secondo e ti allontana dal primo. Anche una cosa piccola. Dire no quando vuoi dire no. Non scusarti per esistere. Non controllare il telefono ogni 5 minuti. La bussola interiore. Come riconquistare il tuo istinto e non tradirlo mai più. Eccoci arrivati al momento della verità finale. Tutto quello che abbiamo detto fino ad ora serve a niente se non risolvi il problema più profondo. Hai smesso di fidarti di te stesso. Il tradimento non ha rotto solo la tua fiducia negli altri. Ha incrinato la cosa più preziosa che avevi.
la fiducia nel tuo istinto, nella tua capacità di riconoscere chi è degno del tuo amore e chi no. E qui arrivo a rivelarti il segreto più importante di tutto questo discorso, quello che cambierà tutto per te. La tua intuizione non ti ha mai mentito, mai. Quello che è successo è che hai imparato a ignorarla, a razionalizzarla, a metterla a tacere con le scuse che ti davi per giustificare i comportamenti inaccettabili di quella persona. Marco Aurelio lo sapeva quando scriveva: hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Renditi conto di questo e troverai la forza. La tua intuizione è quel potere sulla tua mente. È il tuo sistema di allerta precoce, il tuo radar emotivo. Ma ecco cosa succede quando ignori ripetutamente la tua intuizione. Diventa sempre più debole, come un muscolo che non usi, e alla fine smetti completamente di sentirla. Riconquistare la tua intuizione è un processo preciso che richiede questi passaggi. Passaggio 1. Il riconoscimento retrospettivo. Ripensa a tutte le volte che la tua intuizione ti aveva avvertito di quella persona. C'erano momenti in cui sentivi che qualcosa non andava, situazioni in cui avevi una sensazione strana nello stomaco, conversazioni dopo le quali ti sentivi confuso anche se non riuscivi a spiegare perché. Passaggio 2. Il perdono per l'ignoranza. Devi perdonarti per aver ignorato quei segnali. Non lo facevi per stupidità, lo facevi per sopravvivenza emotiva. Era più facile convincerti che tutto andava bene piuttosto che affrontare la verità dolorosa. Passaggio 3. L'allenamento quotidiano. Ogni giorno inizia a fare piccole scelte basate sulla tua intuizione. Quale strada prendere per tornare a casa? Quale persona chiamare quando ti senti solo? Quale cibo ordinare al ristorante? Allena il muscolo dell'istinto con decisioni a basso rischio. Passaggio 4. La protezione della sensibilità. Seneca diceva: la ragione può avvisarci di quello che dobbiamo evitare, ma solo il cuore può dirci quello che dobbiamo fare. Proteggi la tua sensibilità come se fosse l'oggetto più prezioso che possiedi, perché lo è. C'è qualcosa di ancor più profondo che devi capire sulla fiducia in te stesso. La fiducia in te stesso non significa essere infallibile, significa sapere che anche se sbagli, anche se vieni ferito di nuovo, anche se prendi una decisione sbagliata, te la caverai. Significa sapere che la tua resilienza è più forte di qualsiasi dolore. Epitteto, che era passato dall'essere schiavo all'essere il più grande maestro di libertà interiore, aveva scoperto la verità più liberatoria di tutte. La ricchezza consiste non nell'avere grandi possedimenti, ma nell'avere pochi bisogni. E uno dei bisogni che devi eliminare completamente è il bisogno di non sbagliare mai, di non soffrire mai, di non essere mai vulnerabile. Questi bisogni ti rendono prigioniero della paura. I tuoi nuovi standard non sono «non farò mai più errori», ma «non ignorerò mai più i segnali d'allarme». E qui arriviamo alla parte più potente di tutto questo viaggio. Quando riconquisti la fiducia in te stesso, quando torni ad ascoltare la tua intuizione, quando stabilisci confini chiari e li rispetti, non solo eviti future relazioni tossiche, inizi ad attrarre persone completamente diverse, perché le persone tossiche hanno un radar per chi non si fida di se stesso, sentono la vulnerabilità, l'insicurezza, il bisogno di approvazione e ci si avventano come squali che sentono l'odore del sangue. Ma quando irradi sicurezza in te stesso, quando non hai più bisogno disperato dell'approvazione altrui, quando sai esattamente quello che meriti e quello che non accetterai, le persone tossiche si tengono alla larga. Non sei più una preda facile. Marco Aurelio scriveva: molto spesso quello che crediamo sia terribile si rivela essere il fondamento della nostra salvezza. Il tuo tradimento è stato terribile, ma è anche il fondamento della tua libertà, la libertà di dire no senza sentirti in colpa, la libertà di andartene quando una situazione non ti fa bene, la libertà di aspettare l'amore che meriti invece di accontentarti di quello che ti capita, la libertà di scegliere la solitudine piuttosto che la compagnia sbagliata. E ora ti lascio con la verità finale, quella che determinerà tutto il tuo futuro. Tu non sei tornato da chi ti ha fatto male non perché sei debole,
ma perché sei abbastanza forte da scegliere te stesso. Non hai perdonato e dimenticato, hai perdonato e imparato. Non ti sei ricostruito per tornare quello di prima. Ti sei ricostruito per diventare chi eri destinato a essere. E chi eri destinato a essere è qualcuno che sa il proprio valore, che protegge la propria pace, che sceglie l'amore ma non a qualsiasi costo. Oggi è il primo giorno del resto della tua vita, una vita in cui tu vieni prima di tutto, una vita in cui il tuo istinto è sacro, una vita in cui sai che meriti di più. E quello che meriti di più non sta nel passato. Sta nel futuro che stai costruendo, un giorno alla volta, una scelta alla volta, un no coraggioso alla volta. La scelta è tua, è sempre stata tua, e ora sai di potertene fidare. Scrivi una lettera al te stesso del futuro. Prometti che non tradirai mai più il tuo istinto. Prometti che quando sentirai quella sensazione strana nello stomaco, ti fermerai ad ascoltarla. Prometti che non farai mai più scuse per comportamenti inaccettabili. Firma questo contratto e leggilo ogni volta che sei tentato di tornare indietro. Non è un contratto con quella persona che ti ha ferito. È un contratto sacro con l'unica persona che non ti abbandonerà mai, te stesso. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.